Ciao a tutti amici, benvenuti qui da SynthCloud. Ringrazio come sempre Daniele, Alex, tutti gli amici che ci sono qui e che ogni volta mi accolgono in amicizia e io vorrei fare questo, diciamo così, versus, come si usa dire, ma in realtà qui siamo di fronte a due strumenti entrambi bellissimi, di due, diciamo, fasce leggermente diverse, nel senso che entrambi sono strumenti sequential, nel senso che sono strumenti che arrivano dalla stessa matrice aziendale e hanno comunque così delle similitudini da alcuni punti di vista, anche se per altri invece sono strade differenti. Cioè, nel senso, allora, dal punto di vista dell'architettura, qui siamo di fronte a una situazione un pochino più tradizionale. Questo è un OB6, si rifà agli Oberheim precedenti, ha in più effetti e varie cose, però fondamentalmente stiamo parlando di due oscillatori con delle opportunità sicuramente un po' più moderne, ma comunque che rivisitano in qualche modo quel mondo là, portandolo nel mondo moderno. Però comunque due oscillatori, filtro, il mixer, l'architettura è simile, però qui abbiamo tre oscillatori e questi tre oscillatori hanno un comportamento un po' diverso per come proprio la modalità di utilizzo, e abbiamo per il resto poi siamo più o meno nello stesso territorio, due effetti anche qui. Qui abbiamo i parametri un pochino più a vista, comunque vabbè, abbiamo anche altre cose che riguardano differenze che si possono andare a vedere con più attenzione dal punto di vista tecnico. Sapete che io non sono in questo senso molto capace, ma quello che posso dirvi è che in fondo il funzionamento è quello di due sintetizzatori abbastanza classici, analogici, semplici, con molte opportunità dal punto di vista dell'LFO, si può assegnare tutto a tutto e cercare di fargli avere dei comportamenti complessi, non estremamente complessi, ma abbastanza complessi. Qui un po' di più, qui un po' di meno, ma in generale io vorrei farvi sentire il suono per farvi capire le opportunità da una parte e dall'altra, e anche così, la voce che è un po' diversa. Nel senso che qui io sento... Allora, è molto difficile fare questa comparazione, perché poi alla fine quello che si raggiunge è differente. Ma se io parto semplicemente usando il mixer, ora io utilizzo un solo oscillatore, tolgo gli effetti, apro il filtro, attacco, ok. Ecco, sentite che il punto di partenza non è esattamente lo stesso. Ora posso aver fatto anche qualche errore. Questo è un oscillatore con tutto aperto, diciamo così, filtro. Ora i preset sono... Ecco lì. Si entra più che altro in quello, cioè nel fatto che sono strumenti che hanno un approccio un po' diverso. Semplicemente perché questo qui, così alle mie orecchie, personalmente trovo che tutto il sound design e in generale l'intenzione, così la pasta sia leggermente più morbida, meno
aggressiva di questa, anche se volendo sì, diciamo che in generale il sound design di questa qui è un pochino più attuale, perché sono passati anche un po' di anni da quando è stata fatta questa, quindi insomma e poi qui ci sono i 3 oscillatori, un suono che non so per il motivo, poi chiaramente gli appassionati che conoscono meglio i dettagli tecnici di questi strumenti sicuramente sapranno spiegare anche il motivo per cui ci sono delle differenze, ma sono differenze comunque secondo me che sono trascurabili, a parte la questione dei 3 oscillatori che è abbastanza importante. Qui abbiamo, questa è un po' più grezza, è un po' più alla vecchia se vogliamo per certi versi, questa è un pochino più moderna, questa è la sensazione che ho io. Adesso scorro. Cioè c'è un pochino più di patina, diciamo, prodotta. Qui si ha sempre la sensazione di essere di fronte a uno strumento un po' vecchia scuola, mentre qui si riconosce un atteggiamento un pochino più moderno, dato probabilmente dal fatto, come dicevamo, che sono passati degli anni e che soprattutto ci sono delle caratteristiche sicuramente che aiutano ad avere questo sound e ad aver fatto questo sound design anche. Che comunque risulta molto più attuale. Però io penso che con entrambi si possa arrivare più o meno, se si vuole un suono tradizionale, con entrambi ci si arriva. Qui è proprio un pochino più retro. Però come sentite diciamo che qui arriva subito Jena Plinskin per i vecchietti come me che sanno di cosa sto parlando, mentre qui si comincia un po' a sentire un po' più profumo di sound design moderno, insomma altri, anche un po' di
so, cioè, devo dire la verità, il connubio è bello, nel senso che qui c'è questa... è molto vintage come atteggiamento. Qui invece è non so perché sento... sento un tappeto più, diciamo, moderno, ma insomma, in realtà è anche normale che si cerchi, no? È la stessa azienda, penso che insomma si cerchi di creare dei nuovi prodotti che abbiano un sound differente da quelli precedenti. Anche perché questo era più un revival, mentre questo qui cerca di essere, no? È divertente suonarle entrambe, solo che se mettiamo insieme i soldi che ci vogliono per comprarle tutte e due, siamo lì, insomma, ci sono 400 euro di differenza, probabilmente questo oscillatore e qualche altra diavoleria. Questo è più vecchio, questo è più... Comunque, vabbè, insomma, qui siamo, sai, sui 3, 4 e 3, 8, quindi dipende un po' dai vostri gusti. Qui c'è un sound design un po' diverso. Qui siamo nel vintage, quello un po' più così viscerale e grezzo, ma in realtà sono bellissime entrambe. Ripeto, un po' più di opportunità qui un po' più vintage come approccio, ma insomma era giusto per farvi sentire i due suoni un po' diversi. E poi vabbè, questa è scura e questa è chiara. Io vi saluto, vi ringrazio. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale, andatevi sul mio sito www.maxis.com, dove trovate tutti i video divisi per categorie. Questa finirà in quella dei synth, chiaramente. Ringrazio Daniele, ringrazio SynthCloud, Alex e tutti gli amici che ci sono qua. Commentate, ditemi pure che sono un disgraziato perché non so mai, come dire, le specifiche tecniche davvero di quello che sto utilizzando, però cerco di farvi arrivare insomma il suono che esce da queste cose, sperando di riuscirci. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo presto. Ciao ciao.